Questa è Struttura. Benvenuti ad Organicast, l'unico podcast dove mi tagliano i capelli. Bella a tutti. Questa è stata un'introduzione strutturata. Strutturata. Orribile. E Giulio, quindi, ti vedo diverso. Diverso. Hai fatto qualcosa agli occhi? No, agli occhi no, ancora non ci vedo. Ok. No, Forse- ma vedo la sfumatura è molto bella. La Degli sfumatura occhi? è molto bella. La sfumatura degli sfumatura è occhi. bella, poi ti sei toccati i capelli, però la sfumatura è bella. È vero. È l'ho bello, fatto. che bello. È un tic. Signori, oggi abbiamo l'unico, inimitabile, Emanuele Marrocco, a.k.a. L'Elbon. Saluta Jeffrey. Saluta Jeffrey. Allora, Jeffrey è praticamente chiamato Jeffrey perché ricorda Jeff Bezos. Esatto. Ok? Geffraldo Bezzoni, per gli amici. La conformazione di Jeff Bezos Sì. è esattamente questa: succoso all'interno e spinoso fuori. Per i soldi che spendi, ovviamente. Assolutamente. Jeff Bezos è un po' uno tsundere. E questo pollice? È un Questo pollice. pollice È un ci pollice. aiuta durante il podcast, tipo stay positive. Sì, Ok. sì, Ok. così ci ricordiamo che possiamo essere Sei positivi. positivo. Siamo qui. Sì, Abbiamo fatto una grande cosa oggi pomeriggio. esatto, È stato un bel lavoro. esatto. Quindi probabilmente ci saranno delle foto qui e durante tutto l'episodio. Qui. Se ci seguite su Instagram avete notato una Qui c'è enormissima attività sulle nostre storie. Davvero? Tantissimo. Cosa è successo oggi, Gabriele? Oggi abbiamo aiutato il signor Del Bon a costruire il suo book fotografico. Wow. Perché qual è adesso il... Spiega a chi ci segue chi sei, da dove vieni, qual è il tuo prossimo piano. Ok, c'ha ragione pure il signore. Sono l'Elbon, Bon, Emanuele Marrocco, chiamatemi come vi pare. Dove vado mi cambiano nome, intanto. Allora, oggi abbiamo organizzato con i ragazzi questo shooting fotografico per il mio book. Mi hanno aiutato comunque sia a realizzare tutto lo shooting fotografico, Nespe la fotocamera stabile. Poi c'erano altri signori aiutando. Era tutto il team organico. Mi stai Tutto il dicendo team che organic. la fotocamera è dritta? Hashtag proprio tutto il team organic. Esatto. Ovunque. 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 In Next Hero Studios, bref. Comunque sia uno shooting che riguarda la tecnica del barbering, macchinetta, posizionamento, struttura del corpo, dove è il corpo, dove lavora il corpo, un po' di obviously meme e roba varia, c'è sempre, citazioni, c'è sempre. Quello c'entra sempre. Delle Giorgio reference. Delle Jojo reference. Obviously, Jojo reference. E comunque sia, vorrei produrre un cartaceo e creare anche possibilmente qualche NFT da quei tagli di capelli, quindi un NFT? argomento. Sì, NFT. wow, Di wow, cosa wow. mi stai parlando? Non conosco questo argomento. Non conosci Emanuele. l'argomento? Prego. Non conosci l'argomento. Allora, quindi digital art. Quindi creiamo qualche scatto, lo portiamo in digital art e salirà di prezzo? Vediamo così salirà di prezzo. Detto proprio rozzo comunque sia. Qui da qualche parte il link a OpenSea per comprarlo. Ci proviamo. No, però in realtà è un argomento interessante. Sì. Perché a parte il boom che c'è stato degli NFT Obviously. Sì. nel, diciamo, gli Ancora ultimi ci mesi, sono. esatto, in realtà è mediaticamente meno presente, Sì. ma a livello anche proprio di mercato azionario, tra virgolette, di crescita dei prezzi, continua a salire. Continua a salire. È vero. Poi molti artisti anche. Comunque sia penso di poter trovare anche qualche anime, NFT, manga, NFT. Molto probabile. Al momento penso qualcuno l'ha già fatto. Sì, quindi- ma c'è gente anche semplicemente che ha comprato i diritti di immagini famose di internet tipo del 2001 Sì, e li ha sì, buttati su come NFT. Sì. Cioè tutto è trasformabile in NFT, basta che è digitale praticamente. Esatto. È Esatto. arte digitale che comunque sia c'è della vera arte. Ci sono, vabbè, senza mention, hashtag cazzi vari che facciamo. Ci sono Anche perché uno. intanto Limolo diciamo. Vabbè, dai. People crap intanto. Sì. Lui è un po' il king della situazione. Madonna. Qualche milioncino. Ma sicuramente chi ha sentito di NFT ha sicuramente sentito di Beeple. E No, io come infatti sono si è contentissimo di aver seguito Beeple nella sua carriera Prima. pre-NFT,
perché vero. era un matto scocciato Era già lui quello prima. che faceva i panzoni, tutti i Sì, sì, brilloni. sì. Esatto. Non so se Fatto lo possiamo carino. far vedere su YouTube, ma da qualche parte è anche censurato il Topolino, che ha fatto proprio l'animazione di Topolino con tutti i tubi Sì. che gli escono da fuori Sì, 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 mentre sì. mi Forse allontano pure dal Banksy microfono. entrerà, no? Non mi sa che non ci sta niente. Non lo so. Non penso. Potrebbe essere, visto che lui comunque delle sue opere sono state vendute in quanto street art prese e Sì, poi però rivenduta. penso rimarrà street art, non so se qualcuno... Ma chi alla fine ha comprato l'opera può essere anche che la butta su come NFT, e Anche, sarebbe una sì. mossa abbastanza... Tranquillamente. Geniale, sì, vabbè. Ci avrebbe l'occhio lungo. Mettiamo la Gioconda. Esatto. capito? Sputtana E chi la mette? Il Louvre. Il Louvre, metti Ah, tutto il mette- Louvre, NFT, Oh, ma famo guarda- l'esposizione NFT. Un C'è il qualsiasi doppio museo... valore c'è il doppio valore comunque sia, perché poi prende il valore digitale e il valore autentico. Esatto. Punto interrogativo. Non lo so. Si È può fare. interessante. Cioè, Penso di sì. Il fatto è Nel che- momento in cui tu hai i diritti dell'immagine, cioè tu sei il proprietario dell'immagine e Mhm. magari è in un museo, ok? Il museo in quel momento ha l'utilizzo dell'immagine. Ma l'immagine è tua. Ma se il museo stesso vendesse NFT, cioè io prendo la Gioconda, la fotoscanno in 3D e vendo 200 copie della Gioconda. 200 copie di STL. Però là ci dovrebbe stare un limite, perché se tu vendi 200 copie della Gioconda costeranno di meno di una copia della Gioconda in digitale. Cioè quello poi Sì. è un No, po' certo, là un- dipende dal un po' un numero, mondo là dipende vispo. dal numero che tu metti sul mercato. Perché anche, ad esempio, Beeple, per ritornare sul concetto, ha tirato fuori roba in tiratura da 300-400 Porco pezzi e roba tipo one shot, tipo quando Sì. ha fatto quello com'era, tipo 10 anni di Beeple, 15 anni di Beeple, che ha messo tutti quanti le sue opere Il poster insieme, con un tutte collage quante enorme. Sì, sì, sì. E quello là era uno shock. Ma non Uno. siamo molto lontani comunque sia dal museo NFT, non siamo molto No, quella è lontani. un'idea secondo me geniale. Al momento, se tu guardi, vai in qualunque blockchain che comunque si distribuisce oppure fa NFT e cavoli vari, tu vedi che c'è sta, è un tipo un museo, tu vai Mhm. là, vedi l'arte e te la scegli e se vuoi te la compri, cioè, Figo. È tipo un'enorme asta perenne. immaginati un salone da barbiere, NFT, bombe sul muro, l'Elbon, bam, che fai? È vero, è vero. E C'è poi il, fai c'è una il compri. quadro, c'è il quadro, c'è il bond, magari Sì, lo sì. schermo, oppure non lo so, potrebbe evolvere la situazione in modo molto pretty. Chi mi sa Beeple quando ha fatto tipo la tiratura per 10 anni, chi prendeva tot, cioè chi comprava un NFT Ma lo fa riceveva la sempre. copia fisica. Lo fa Sì, sempre, sì, tutta no. illuminata, Esatto. con la col pannello solare, fermati. No, quello è bellissimo. Non lo fa, cioè lo fa per le cose che vende in tiratura più limitata, certo, tipo certo. Perché quella è che una era cosa una copia Il estremamente- toro, il toro col bitcoin per il bull run è stato Esatto. venduto così, pure bello. Anche se E poi ti quella là regalavano pure un paio di mutande, ti regalava. Se te cagavi sotto, ti emozionavi. quello là, ad esempio, ha avuto una crescita di mercato stranissima, perché appena uscito su OpenSea costava 0. Sì. Cioè letteralmente tipo 10 centesimi. Andavi a vedere una settimana dopo, lo vendevano tipo a un Ethereum e mezzo, Madonna. 2. Era qualcosa di improbabile. Lui in realtà l'ha fatta questa cosa anche proprio per ringraziare i fan. Cioè lui ha No, tirato ma fuori proprio complimenti l'NFT. a lui, perché comunque sia tanti dicono che non ha senso la sua arte, per carità, perché comunque sia ci potrebbe pure stare che tanti non trovano il senso, però lui, visto che è un meme fan art, io penso fa tanto meme fan art, lui prende comunque sia roba come Donald Trump, Topolino. Lui è molto nella Capito? cultura pop. Esatto. Però il fatto Molto, è che è molto. così Quindi tanto la- nella cultura pop che è entrato a far parte della cultura pop. Sì, però gente che ha comunque sia una visione di nicchia sulle cose, non riesce a capirlo, perché comunque se devi essere aperto pure a quel tipo Sì. di informazione, perché per capire il toro col bitcoin stampato e tutti i bitcoin che scendono, quelli Sì, immagini, sì. devi sapere che quello è il bull run d'aprile sulle cryptocurrency, perché se no tu dici è banale, che cazzo c'entra sta cosa, e ti dico, perché non segui Esatto, magari esatto. le news delle cripto. Questo E guarda caso, tu hai un toro addosso. ho un toro, Un Chicago Bull. Questo è basket, bro. vabbè. Vabbè, Ma tu giochi a basket? io. Sì. Tu giochi a basket? No. Manco io. Bene. Dicevamo allora, noi adesso abbiamo fatto uno shoot per Emanuele
Ma perché Emanuele adesso, Non si dice ma perché, però. Ma perché? Ma perché? Perché? Ma... per il motivo di, Ok. Emanuele adesso vuole aprire un suo shop. Sì, vabbè, come tutti i barbieri, penso il futuro del barbiere è dentro il salone più o meno, quindi prima o poi il salone bisogna aprirlo. Non so ora dove, quando, perché, però un salone sarà aperto prima o poi, almeno nei prossimi 2 anni, questo prima o poi. Intanto passiamo allo shooting, facciamo lo shooting, ci esprimiamo un po' più sul lato artistico, portiamo un po' più il prodotto, il mondo del barbering al pubblico intanto. Poi dopo comunque sia bisogna pensare a avere uno shop fisico dove fai shooting, dove fai competizioni, perché anche avere un barber contest dentro un barbershop è penso una cosa bellissima. 7 barbieri, 20 barbieri che competono in giornate diverse, eliminazione, bello, eliminazione, prize. E di questo forse abbiamo una cosa da dire. Anche. Seguite nexthero.it. Sboom. Seguitelo. Ad esempio, No, seguitelo. l'avete seguito? Cazzo. Ci state? Adesso possiamo continuare. Ok. Per la gente che vuole fare la tua stessa, il tuo stesso lavoro, ad esempio, tu, 1, come hai iniziato? 2, quali sono le cose che avresti voluto sapere quando hai iniziato? Ok, ho iniziato sicuramente 10 anni fa, non è sicuro. No, ho iniziato 10 anni fa il percorso barber, però è stata una cosa, come si dice, che ho scoperto già da prima di amare il percorso barber, quindi ero piccoletto, 14-15 anni, già ti intrufolavi nelle idee del barbiere, nella mentalità, il taglio dei capelli, la frangetta così, c'è stava al tempo la Tectonic, andava di moda quando ero bimbo, tutti i ragazzini si facevano le frangette, piastravo i capelli, facevo le frangette ogni tanto. Io ho dei ricordi di quel periodo. C'hai i ricordi? Tu hai dei ricordi? Io Ma hai ho dei anche ricordi. delle foto di quei periodi? No, non ci No, non ricordi miei personali. Ricordi di Emanuele. Oh. La Lorena col frangettone. Bellissimo. Ma tutti stavano così, cioè, possibile, cioè tutti erano il frangettone, il capello un po'. No, la parte esatto. Dal 93 in poi era così. Esatto, e la parte più triste secondo me è che tipo 4-5 anni dopo quelli dell'età nostra hanno fatto la stessa identica cosa. Con... trasformandola emo poi. Esatto, sì. cioè passando in quel cioè, genere proprio... totalmente casuale, in cui mi ricordo quando io stavo alle medie che te già stavi più avanti. Sì. Là sono iniziati tutti quanti, arriva coi pantaloni della Frankie Gara, con le tutone, il frangettone ma i capelli sparati sopra. Anche. Erano altri livelli. Per Io favore, facciamo ritornare quei tempi. No, io non li capivo già ai tempi. Sì. No. Io... Mi faceva così schifo che per favore rifacciamoli tornare. Ah, giusto per ricominciare a bullizzarli. Sì. No. Mi discosto da quest'ultima opinione. Bene, comunque sia, intrapreso il percorso molto lungo e difficile, perché comunque sia, come tutti i lavori un po' c'è una gavetta da fare. La gavetta da barber non è veramente facile, perché intanto è un mondo del fashion, quindi il mondo del fashion, che fai lo stilista, che fai il modello, non è mai facile, è un mondo molto, anzi crudele a volte, perché stai giocando col tuo aspetto fisico, cioè il tuo aspetto fisico è la cosa che ti porta denaro se lo fai come lavoro. Quindi stiamo parlando di una craft qua, quindi parliamo di lavoro, prospettive di lavoro. Giusto per confermare anche una cosa piccolina, che i modelli fanno tanto lavoro e è molto stressante anche posare, quindi come ogni cosa nel fashion è un mondo molto crudele a livello fisico. Il barbering è un po' più ramificato come settore, nel senso c'è il barber che sta dentro il negozio, lavora da barber, la sua clientela, non è che non aspira al tanto, però la sua aspirazione, il suo tanto è avere un'ottima clientela, uno stipendio a fine mese e qualcuno che lavora sotto lui. Questo comunque sia non è niente male, cioè comunque sia vabbè, certo. non è da... Poi c'è il barber Instagrammer ormai, perché sta su Instagram, tutto contenuto, cerca sponsor su sponsor, education, che magari online. cerca anche quei tagli di se non settare, ma comunque di essere sempre a livello di moda sulla cresta dell'onda, diciamo, per fare la battuta. Sì. Comunque sia fa education online, comunque, giusto per e poi c'è
anche un altro tipo di settorializzazione. Quando hai un salone c'è il traditional barber, ormai c'è il men's hairdresser, perché ci sono due distinzioni al momento, io penso. Il barber, il vero barber, fa al cliente una cortesia intesa come una gentilezza, una garbatezza al cliente, gli dà un servizio gentile, giusto? Invece il man hairdresser dà al cliente una performance, un taglio di capelli, lo performa tecnicamente, tutto perfetto, l'esperienza è completamente tecnica, tanti non parlano anche col cliente, mentre l'approccio della cortesia fa anche parte la parola, la gestualità, cioè il tutto del men's hairdresser è che il taglio di capelli è preciso, non c'è una sbavatura, lo style è perfetto, le geometrie usate sono perfette, e perché no farlo vedere anche a Instagram o a social media. Mentre il barber, l'old school barber, io penso che è la cosa che si sta perdendo piano piano, perché comunque se non è molto cool nei social, quindi I don't want to be an old school barber, but I like to be a men's hairdresser and I like to call myself a barber anyway, so questa è la distinzione che mettiamo i sottotitoli. Questa è la distinzione che praticamente c'è anche da fare. Tanti rami per il barbering, come c'è il barber che fa soltanto set di scena, fa soltanto movies, azione e basta, come parrucchieri ovviamente. E poi c'è il settore dei parrucchieri che non è roba per me. Non per me. Questo è un piccolo, penso, intro anche al mondo del barbering, praticato negli ultimi 7 anni a Londra. Ho lavorato per diverse compagnie, di cui una Mansion Rocket Barbershop. Qui lo voglio qui. Rocket Barbershop, e loro sono stati come una famiglia, mi hanno accettato nel percorso, e loro erano al tempo il primo old school barber di Londra, cioè anzi in Europa in quello stile old school barber c'erano 2, Scorem Barber qui, Scorem e Rocket Barbershop, very old school, e poi c'era qualcuno in Irlanda tipo Waldorf, però non era nell'Instagram, quindi quindi erano rimasti nell'old school, traditional, proprio lì, come molti altri barbieri. Infatti ci sono molti barbershop bellissimi, very old school, però ancora ci tengono comunque sia, però non si conoscono e non si possono commentare ormai, anziché ormai tutti quanti fanno una fotina su Instagram, penso. In merito appunto anche proprio all'esperienza di cui parlavi, se mettiamo anche qualche foto di quando lavoravi a Rocket, queste cose qua, cioè lì si vede proprio, secondo me, dalle foto che non stai andando a farti tagliare i capelli, ma c'è anche un'esperienza. C'è un'esperienza letteralmente, sono anche magari come si pongono i barbieri nei tuoi confronti, quindi anche il modo giocoso piuttosto che chiacchierare, piuttosto che il locale di per sé. Esatto. Il locale di per sé, cioè le foto del Rocket ad esempio, che io ho visto infinite volte. Cazzo che figo, cioè voglio andare anche solo per entrare e guarda gente che si fa tagliare i capelli. Era molto molto bello. Molto bello, sì, molto bello. Delle sensazioni che è difficile da trovare comunque sia in un salone, perché sono state create da chi lavorava dentro e da chi ha creato il nome, la compagnia, comunque sia un merito, il merito è del team, il merito è del principale, e posso assicurare veramente nero su bianco messo così che il barbershop, il Rocket Barbershop a Londra, almeno da quando ho iniziato a lavorare io fino a quando me ne sono andato, was on fire, bro. Perfetto, lavoro perfetto, le persone ben pagate, si veniva a lavorare con il sorriso, si giocava sorriso, musica a cannone, cioè l'esperienza era incredibile. Il cliente poteva lamentarsi sul volume della musica, però noi dicevamo se non ti piace il volume della musica la porta è lì, lasciaci una stella review che non ci frega niente, perché questa è l'esperienza che vogliamo dare noi. Quindi ora portare una cosa del genere in Italia è un sacrilegio, perché il lavoro italiano è completamente un lavoro diverso, cioè avere un il lavoro tradizionale italiano, il barbiere tradizionale italiano è un lavoro diverso, si avvicina un po' più al negozio, entri dentro, ti fai quello che devi fare, paghi, ti ci affezioni ovviamente al cliente, perché ti ci affezioni se ritorna più volte. Sì, perché ovviamente poi c'è anche la cultura del cliente che è abituale, e quando inizi a conoscerlo. Certo. Dopo il pagamento prendi i soldi, ciao bella, se vediamo alla prossima, un mese, e poi lo rivedi.
questo è il tuo rapporto col cliente. Basically, però ci sono anche amici, ci sono conoscenti, certo. familiari, però il cliente vero, il cliente che entra dentro il negozio è il cliente, io penso, che è quello che porta il vero denaro. Porta lui, lo porta, te lo lascia e se ne va. Questo è la psicologia del cliente, molto rozza, ok? Quindi in questo lasso di tempo tu devi dimostrare al cliente che quel servizio che gli stai dando ha quel valore e lui si ci deve affezionare, ok? Questo è il barbiere tradizionale. Pensa costantemente al cliente e al suo benessere per avere un profitto. Allora, in merito proprio a quest'ultima cosa, ti volevo fare una domanda che magari è un po' più, sai, quelle domande tipo dreadful sul futuro. Il fatto di voler aprire un barbershop in Italia implica anche il fatto che magari è difficile acquisire nuova clientela, perché in Italia secondo me c'è molto la visione del barbiere che è quello dove andava tuo padre, quello dove andava tuo nonno. Sì, ed è l'abitudine. Esatto, cioè magari tuo nonno andava da quel barbiere, tuo padre ci andava, però adesso ci lavora il figlio e così via. Sì. E quindi magari invece all'estero c'è più il fatto anche proprio del locale, delle esperienze, invece qui è molto più per conoscenza. Cioè c'è anche quest'ansia nell'aprire magari un locale nuovo. Allora io penso che la riflessione è dove lo apri, come lo apri, in che contesto lo apri, che tipo di clientela vuoi. Ok. Cioè io penso che tutto si basa in questo, nel senso, dove lo apri? A Milano. C'è un circolo, c'è un riciclo di persone che viene. Certo. Quindi megacity, barber dentro, lavori con turisti, lavori con residenziali, lavori con nuovi residenziali, vecchi residenziali magari rimasti là perché sono nativi del posto, quindi devi cercare intanto di fare una ricerca su dove lo vuoi aprire, come lo vuoi aprire, il significato è lo stile del barbershop, che cosa gli vuoi dare al barbershop, quel tocco di new age, quel minimal, quel cubo in mezzo alla stanza che non significa un cazzo, però è bello perché è minimal, con due specchi buttati così che ogni tanto si usano, se si usano. Il famoso cubo di Kubrick. Il cubo Sì, di Kubrick. Sì. Ci puoi fare un taglio di capelli che spacci come una sedia innovativa e ci fai miliardi anche quello. Bueno. Poi NFT metti della gli serie. NFT della serie. Sì. NFT fai una foto alla stanza col cubo in mezzo e la vendi online, perfetto. Facilissimo. Perfetto, che ne pensi, Jeff? Jeff, dici la tua. Grazie Jeff. Sempre una soddisfazione. Lui non gli spunta le punte. No. Già la cresta dell'onda è una pan. E lui non le spunta le punte. Quindi secondo te è più per come imposti te il locale dall'inizio e cioè con la tua ricerca di marketing personale prima del... cioè non c'è tanto questa sedimentazione del cliente. Dipende da una serie di fattori. Io penso sì, che non c'è troppa sedimentazione del cliente, perché comunque sia anche in una realtà piccola il cliente gira, prova più posti, si stufa, si annoia a volte. Tanti sono super fedeli, non ti si scolleranno mai nella vita, ovviamente, che è bellissimo, perché pure da parte del barbiere loro si fidano di me, gli piace come io lo faccio, ottimo, sono contentissimo. Quindi sono contento che lui sta con me, magari un bel taglio che dici bello pure da presentare, bello pure come, perché comunque sia ogni cliente è un piccolo sponsor per il salone. È bello anche farci un intero podcast sopra. È vero. È vero, se vi piace il taglio di... Se seguite Giulio. Emanuele qui. Ma lui è un tipo che non si pettina un cazzo. Cioè gliel'ho pettinato, si è riuscito a spettinarsi. Ragazzi, però la fade è una bella sfumatura. È una bella pumatura. Poi spumeggiante. Nuovo progetto, sfumo come fumo. Fidatevi. È una roba. È stata un altro livello. È un'altra situazione qua, raga. Questa roba non ci arrivate. No. Metto il cappello sul microfono e me ne vado. A che livello di ironia sei tu in questo momento? Tipo 5 o 6. Sei come un piccolo bambino, guarda questo. Comunque sia l'ottima camicia che mi distrae, giuro, mi aiuta ad andare avanti nel podcast. Ci tiene svegli. Sì. È tipo un pugno nell'occhio ogni volta. Comunque ho sentito che Organicast è un cast che fa podcast. Sì, facciamo adesso anche diventa quello. il nostro Questa è sottotitolo. No, è il prossimo episodio. Organicast, l'unico cast che fa podcast. Sì. Ottimo. Quando meno ve l'aspettate. E soprattutto, che cast.
E che cast. E quali sono le cose che avresti voluto sapere appunto quando hai iniziato? Cioè, se tu adesso avessi una macchina del tempo e dovessi beccare il piccolo Lel Bon, che cosa gli diresti? Tutto, Gli insegnerei tutto. Tipo gli dai i numeri del lotto. Ammazzali tutti quelli che ti vengono in faccia e ti rompono il cazzo, ammazzali. Greve. Organic non sopporta l'omicidio. Sto scherzando ovviamente. Ok. No, però nel senso, a me forse è andata veramente bene tutto quanto a livello di barber, perché mi sono molto impegnato. Comunque sia, quando ti applichi veramente in una cosa e ti va male, non ti va mai così male. Mm-hmm. Perché alla fine, come si dice, proprio lo rifai finché comunque sia non perfezioni la tecnica, non perfezioni il tutto. Ovviamente non è facile, anche per dirti, nel lavoro impararsi tante scuole di taglio. Quindi quello che posso dire, se tornerei indietro gli direi ricava del tempo per approfondire di più le scuole di taglio, magari. Però non è che non lo abbia fatto, anzi Ok. è soltanto magari non si smette mai di imparare, non si smette mai di conoscere la tecnica o l'approfondimento fino in fondo. Mhm. Quindi fallo ancora di più, impegnati ancora di più. Cioè non sono il tipo che andrà là, no, perché lo devi fare, no. Fai quello che hai fatto, fallo forse un po' più, impegnati di più, basta. Vabbè, sempre per il concetto di poter dare sempre meglio, Sì, cioè tipo sì, il sfidare se sì, stesso. Sì. E invece, secondo me, questo porta a un'altra domanda interessante. Comunque, nella tua esperienza di vita lavorativa, tu sei stato a Londra, a giro, tutte cose, ci sono stati dei momenti proprio nella vita da barber che ti hanno fatto di no, basta. No, basta. basta. Fermate. Ok, Mai più. ok. Stop, fermo. No, mai più magari no, però Ok. per Mo un no. anno non lavoro. Mo no. Ok, allora, come sempre comunque sia pare strano, riguarda il periodo Rocket, comunque sia dentro il periodo Rocket ci sono stati dei momenti che ho detto basta, ma non è un basta di lavorare, non è basta al lavoro, è basta di lavorare, perché sembra strano, sembra molto strano, ma credeteci o no, 20 persone al giorno sono tante. E io manco una ci riuscirei. Ok, ci sono stati dei momenti che ti fai 20 persone al giorno. Madonna. Ci sono stati. A Rocket veramente rari, ma quando c'erano si facevano sentire, ma in un altro salone si chiama Mr. Toppers, comunque sia un salone qui, nave scuola. Quindi tu ci vai, non sai parlare inglese, sbiascichi tutto l'inglese del mondo. Fighissimo. Fai un botto di cazzate, sfregi un botto dei clienti, ti danno 9 pound in mano, che è una miseria, loro contenti. Poi tu dicono, ma sono contenti con questi 9 pound, se non lo faccio in 10 minuti, un taglio in 10 minuti era 15 minuti, che stava gente che in 5 minuti si sbrigava un taglio. Cioè, per prendere più soldi, perché con 9 pound Londra costa, quindi comunque se te devi fare pure dovrai fare tipo una quarantina di tagli al giorno per appunto. poter Capito? sopravvivere. 20 tagli al giorno riusciva a portarti più o meno la giornata di 90-100 pound a casa, che sono pochi comunque sia per quello che hai lavorato. E là dici, io non ho fatto tutto questo, non faccio sacrifici del genere per sto tipo di lavoro, perché poi come ho detto si ramifica il barber, ci sono anche modalità di lavoro. Il self-employed è un'arma a doppio taglio, perché che significa self-employed? Impiegato di te stesso, quindi ha una partita IVA qui in Italia. Sì. In Inghilterra, ai primi tempi che ho conosciuto il self-employed, è stata un'arma a doppio taglio. L'arma a doppio taglio era il costo del taglio è veramente misero, quindi tu per portarti la giornata a casa ne devi fare tanti. Sì. Non perfezioni niente, non perfezioni anche l'inglese. Cioè diventi letteralmente una macchina. Una catena di sei in una catena di montaggio. Il salone tutto rosso, orribile, con specchi ovunque in tutte le pareti, come se fosse una palestra, capito? Questo le palestre sì. Così, con tavolini rossi monolitici. Greve. Non è bello un ambiente così, con soltanto se le butta tutto sul tavolino, le prese te le inventi, non ti compri qualcosa tu, te lo improvvisi, cioè non è veramente affascinante lavorarci per prima, però ti garantisce uno stipendio, una sopravvivenza iniziale, quindi lo fai volentieri pure, penso, no? Ok. E poi con un po' di distrazioni, un po' di anime, un po' di altra roba. Le anime girl. Le anime girl, piedini anime. No?
Lasciamo l'annesso. Un po' di piedini anime. Ma mandando avanti. Mandando avanti. Io ho una domanda in due, nel senso che esatto, 2 domande dentro un'unica cosa. E tu ovviamente adesso hai il tuo modo di lavorare, il tuo modus operandi e la tua tecnica. E intanto dove hai studiato per arrivare alla tua esperienza adesso, ma soprattutto come hai reso tua. Sì, esatto, come hai strutturato la tua tecnica, cioè il tuo stile, come l'hai trovato. Anche magari volendo parlare degli stili, non per forza nel barbering, che ti hanno influenzato. Sì. Quindi anche cultura pop piuttosto che musicale, piuttosto che... La prima scuola che ho fatto per iniziare è stata qua a Latina, la De Santisap. Comunque sia una scuola privata dove si apprende, perché il barbering, l'hairdressing si apprende, quindi parrucchieri, acconciatori, apprendisti parrucchieri, infatti De Santis. Noi ricordiamo, non è per lui. No, ma non ci sarà niente qui. No. Non voglio niente. Qua non tagliamo nessuno. Non si tagga un cavolo. Quindi andando avanti, 2 anni sono stato il primo, questo me l'ha detto la regione Lazio che conferisce i diplomi di acconciatore, il primo esame da barbiere nella storia italiana nella regione Lazio sono stato io. Fighissimo. Praticamente. Ho fatto un esame, ho portato il modello maschio, ho fatto un taglio così a macchinetta, mi ricordo il tempo, una bella rasatura con un po' di mescetta sopra pure, una cosa, una cafonata. Lavoretto di quelli. Una cafonata proprio. Al tempo era, cioè se me la proponi mo ti vai, capito? Però era bellissima perché tecnicamente era perfetta, richiamava un po' lo stile di quegli anni e c'aveva pure un po' quel richiamino anni, capito, 50, quella slick, capito, da quella parte, bellino. Era piacevole comunque, sì, non era un taglio sbagliato, soltanto che il colore è così, non lo proporrei mai, capito, al momento. Se devo tornare indietro, il colore così non l'avrei mai proposto. Ah, ok. Oppure quello colpì al tempo, non lo so, ma non me ne frega niente, perché l'esame è andato benissimo, massimi voti, pieni voti. Il presidente della regione è venuto, tu sei stato il primo che ha portato un esame da barber nella storia della regione Lazio. Un esame da barber. Vabbè, contento. Vabbè, me lo date sto diploma. Io sono stato dopo 1 mese e mezzo o 2, ho detto me ne vado a Londra, non cagare cazzo in Italia. Basta, non ci faccio niente. Già sono diventato il primo nella regione Lazio, adesso quantomeno conquistiamo. Non ero il più forte. No, però ho capito è il primo apprendista che fa un esame da barber, capito? Quindi ero pure abbastanza inesperto al tempo. Vabbè, certo. Cioè, te la facevo una rasatura con un po' di sfumatura, però non erano a sto livello. Proprio la meccanica delle sfumature in 10 anni è cambiata drasticamente. Bellissimo pure il cambiamento della sfumatura barber negli anni, nel senso prima si prendeva a misurino, la macchinetta si tirava tutta la sfumatura, si faceva il contorno, riga da gorilla dietro al collo, boom, taglio finito, sopra tutti a spazzoletta li metti come te pare, capito? È una roba de campo de carne, capito? Una cosa del genere. De siga. Tagliamo De Sica, qui tagliamo. De Sica, ti vuoi fare tagliare i capelli da Emanuele? Vabbè, me ne vado a Londra, vaffanculo, perché in Italia non è che non mi piaceva sta in Italia, comunque sia, vedevo un decennio un po' bruttino, vedevo in Italia. Non è che l'ho previsto, però non c'era già una bella rietta, capito, già da un paio di anni. Tutte le votazioni andate a male, il governo tecnico, non facevano niente per i lavoratori, era ancora tutto... Non è cambiato niente neanche ora praticamente. Vabbè, comunque sia, da ragazzetto ho detto 19 anni, 20 anni, ho detto voglio andare via, voglio provare a vedere che c'è sta oltre l'Italia, che al momento non penso me da niente. E ho trovato un mondo di cose, ovviamente. Vai a Londra, trovi tante cose, tante porte che si aprono. Ovviamente devi pure pagare, però ti danno pure la possibilità di finanziare, di fare tante cose, basta che stai in regola, tu a Londra puoi far tutto. Quello è. Ti davano ora pure con la Brexit altri argomenti, vabbè. Altro passiamo altrove, non mi va di parlarne. Prima comunque se eri cittadino europeo pagavi l'università quanto loro più o meno, quindi
era perfetto, dice io studio in Italia, la pago in Italia, la pubblica, o la studio a Londra, la pago a Londra, ma perché non me la faccio a Londra? Perché cioè, è potente la situazione, potrebbe essere stata. Io non ho scelto quella strada e ho detto ci sono tante scuole di taglio in Inghilterra in generale, me ne voglio imparare tante, perché un professore in particolare, intanto in Italia, inculcò un po' in me la tecnica che il barbiere tecnico o il parrucchiere tecnico, che sia che dà la prestazione e tutto quanto, io non mi reputo tale, non mi reputo un man hairdresser, però la tecnica ti porta dappertutto, la sensazione soltanto un po' di meno, ti può portare però con un po' di astio nel percorso, perché fare le cose soltanto a sensazione, vedere un video e imparare fa bene, però non è la tecnica giusta. Cioè, se io, Emanuele Marrocco, faccio una cosa del genere su un taglio e piace, se tu vedi soltanto i video non scoprirai mai quello che c'è veramente dietro la tecnica, ma vedrai la prima facciata, la bellezza della tecnica, capito? Okay, sì. Quindi quella è la sensazione, la tecnica ti porta a superare la sensazione, perché tramite la tecnica capisci la sensazione e il feeling del taglio è migliore. Sì. Conquisti due cose in uno. Mentre chi ha fatto la scuola di base ha deciso io non voglio imparare nient'altro da nessuno, non voglio dare soldi a nessuno, perché c'è chi dice non voglio dare soldi a nessuno, non voglio spendere denaro, non voglio studiare, oppure lo studio è personale, anche tanti lo fanno, comprano i libri, leggono i libri, capiscono i libri, ci metti di più. Beh, sì. Perché poi devi trovare pure cavi. Sì. Mentre dentro la scuola non trovi cavi, trovi testine, trovi amici che si sacrificano, il taglio è sempre eseguito, quindi non è mai sbagliato. Poi sta pure la parte delle scuole di barbering giuste, sbagliate, tante cose. Oggi come oggi tutti fanno education online. Ok. Tutti. E tu la faresti in una scuola online no, per barber? No, non è giusta. Ok. Non è giusta, cioè il lavoro online deve essere incluso dentro la scuola, ma non può essere soltanto una scuola completamente online. Ok. Cioè la scuola come luogo fisico è un luogo sociale, è un luogo dove si crea, quindi devi stare con i tuoi compagni. Poi ci sono qualche altra materia che magari puoi risolvere online, però la scuola è un luogo fisico. Quindi per me la scuola di barbering deve essere un luogo dove vai dentro, stai a contatto con il personale e i compagni. Ma poi un argomento del genere credo abbia fondamentalmente sia quasi, no, forse è un'esagerazione, ma comunque richiede moltissime ore di laboratorio. Sì, cioè nel senso, il corso online io lo posso fare magari quando sono un barber, un parrucchiere già magari che lavora e mi devo fare un corso d'aggiornamento o qualcosa del genere, ok? Sì, sulla quello teoria, ha senso. sulla teoria del barber, cioè nel senso. Però se devi imparare è pratica. La pratica la devi guardare le dita, le mani, se le dita sono scavate, cioè da tante le figure delle mani come vanno, come ci si muove nello spazio, cioè tagliare i capelli nello spazio non è una cosa che ti impari soltanto online, cioè devi stare lì, devi capire lo spazio, comunque sia il capello che si muove dalla testa, lo porti fuori, lo porti in dentro, la mano che deve stare così, che tipo di scalatura, cioè tutto ha una complessità, quindi non la puoi soltanto imparare teoricamente, la impari teoricamente, la provi direttamente, subito dopo, come te l'ho detta, vai subito sulla testina e la meni subito la performance. Non dai una cortesia alla testina, quindi una performance per me, quindi subito la performance, vediamo, pulita, ok, la performance è pulita, si va avanti, si impara un altro step della tecnica, cioè si imparano i step della tecnica di taglio, non si impara la tecnica di taglio. Ok. Cioè per imparare la tecnica di taglio si imparano 1.000.000 di step, dal posizionamento delle mani, dall'impostazione del corpo, dall'impostazione della mano entrante, uscente, tante figure ci sono. Più c'è anche da dire che poi ci sono diverse correnti di taglio, io ne ho studiate almeno 4-5, ne ho studiate e studiarne tante non è neanche tanto buono. Avevo tempo da investire, quindi investendo del tempo studi tecniche e studi correnti anche a livello cinematografiche, il 20s, il 30s, il 40s, il 50s, quindi ogni anno, ogni decennio penso a un
Un suo stile? Non solo il suo tecnica. stile, un suo pacchetto di tecniche di taglio. Ah, ok. Cioè che è ancora in più modo complesso, molto più capito? specifico, esatto. In Ok. modo più complesso, capito? Quindi scegli e vedi, cioè una scuola di taglio, dentro una scuola di taglio ci sono tanti tagli, Mhm. ok? Tanti photoshooting, tanta tecnica, tanta impostazione, quindi impararne per dirti 4, 5 o 3 è tanto. Io perfezionate sicuramente sono state 3 tecniche, 3 scuole di taglio, altre 2 comunque sia, ora mi ci sto un po' sguazzando dentro perché non si finisce mai di imparare, scrivetevelo, non si finisce mai di imparare. Se si potrebbe fare, vai Nespi, lavoro per te. Ah, va bene, ok. Sta già là. Adesso creiamo un profilo Instagram che non si finisce mai di Imparare e quindi vai a Londra per imparare le scuole di taglio. Ci sono miliardi, veramente miliardi, e nessuna è sbagliata perché ogni scuola mira una clientela. Mhm. Quindi come fai a dire che qualcosa è sbagliato? Se ogni scuola è intelligente al tal punto che ormai ha preso la sua nicchia, è contento, ha scoperto che il mondo è quello, le persone sono quelle, voglio quel tipo di persone, non sono avido, mi accontento, i prezzi sono quelli che sono, questo è quello che propongo e lo proporrò per sempre con lo stesso livello di qualità, se non più alto. E tu adesso diresti che il tuo modus operandi, cioè la tua tecnica è tipo figlia di fusioni di queste scuole? Allora, come tutto, Ok. cioè come tutto, io penso che pure questo podcast è figlio di ispirazioni, comunque sia Beh, plurispirazioni. sì, abbiamo fregato tante idee. Hai capito? Tipo Chris Evans. Abbiamo rubato. Io rubo solo a me stesso. Perfetto. Io non sono. Tu Jeffrey a chi rubi? Ah, Questo è per un altro argomento, un'altra altro situazione. episodio. Brighella. Brighella. Parliamo comunque sia un po' di Instagram pure perché comunque è divertente, si trovano Sì. un botto di cose su Instagram. Mi piace parlare di Nuovamente, Instagram. qua. Deve essere Non tipo si finisce. No, sempre Emanuele, deve essere tipo uno spam continuo. Ah, ok. Ah, tipo ok, sì, spam, Tanto ci spam, sarà anche spam, sotto, spam. ovunque. Sì, ovunque, ogni 2 per 3 ci sarà. Quindi Instagram, l'album, seguilo. I barbieri in Instagram sono hilarious. Ah, Pure io, però ci sono delle cose bellissime, tipo il non fare questo, fai questo. Sì, anche tutta la serie poi Ma che è stata vaffanculo. lanciata no, The Pissed Off Barber. Pissed Off Barber li prende proprio per il culo, No, è un cioè, genio. proprio, è incredibile. Pissed Off Barber è incredibile. Non lo conosco, non so chi è, se lo sapevo non ve lo dicevo neanche. Pissed Off Barber. sta Se lo sapevo non ve lo dicevo neanche. Sì. Oggi va così la puntata. E comunque ci sono un sacco di barbieri che provano a fare educazione, è tutto ispirativo, il minimal, il punk, il crazy punk, però dei punk non c'hanno niente, si sentono hip hop. Poi c'è particolare, sta nascendo un fusion di tante cazzate, capito? Ok, è la parte migliore del fusion. Cioè, allora, sì, tante cazzate, però capito, la musica fusion non è una cazzata, è bella, capito? È complessa, spacca, le linee del basso sdraiano, capito? Quello non sdraia il cazzo. Hai fatto i colori super bright, incredibili, tanto Gucci non te se inculerà mai per mettere la cinta sua, oppure, cioè, capito? Mi piace. Cioè, Mi è piaciuta questa cosa perché era opinione di Barber, opinione di Barber, critica sociale, opinione di Barber. Sì. Era proprio critica malissima, nascosta in mezzo a tecniche di taglio. Senza fare i nomi, stai parlando di qualcuno in particolare? No, Perché sembrava Ok. estremamente No, specifica era come specifica. cosa. assolutamente no. Ci sono tanti barbieri che fanno sti tagli bellissimi, perché sono belli, tecnicamente sono spettacolari pure. Ok. Però poi alla fine della fiera che cosa ci fai? Cioè domani quel cristiano se ne va a casa, gli hai rovinato la vita, fratello. Su tante situazioni gli hai rovinato la vita. L'hai colorato, l'hai fatto diventare arcobaleno, un tucano l'hai fatto diventare con 2 secondi. Bello. Soltanto che poi hai pettinato i capelli bene, quello domani va a casa e fa minchia, domani esco con mia ragazza e ne faccio sti capelli. E intanto si metterà sempre il cappello perché non ci ha capito un cazzo. Mo essere un po' ironici va bene, però la verità è questa comunque, cioè che stanno tanti barbieri che fanno, io so
il meglio, sono un barbiere della Madonna, faccio 2000 cose, tagli qua, facciamo l'education, paga sti 20 quid per imparare a te sto taglio dei capelli, fai il seminario, organizzo il seminario. Sì, ma dopo il taglio vorrei vedere un po' di psicologia applicata al fashion anche. Ok. Cioè, capisci? Cioè, il comprensore dopo il taglio dei capelli, voglio vedere non tanto, a me nel social mi piace vedere dove è fatto il taglio dei capelli anche, Ok. se è una situazione barbershop. Ok. Quindi è bello vedere pure il dettaglio del barbershop. Non è che metti due strisce sul muro, oppure uno specchio, oppure una cassettiera figa, qualcosa, crei tanta roba. Cioè ci vuole il tema. Io penso, se non dai un tema a qualcosa non fai niente, ma in generale proprio, cioè non è soltanto nel barbering o nell'hairdressing, cioè io voglio il tema Rocket Barbershop parte dal 50s rockabilly. C'avevamo una mezza minor tagliata dentro il salone, pitturata come le Hot Wheels. Che cazzo vuoi? C'era Elvis Presley che ti indicava dove era il cesso. No, c'è Elvis Presley nel bagno, perché là c'è morto, quindi là it belongs to the Lord. Questo l'avevo messo in bagno, cioè devi comunque sia ironizzare, poi entri dentro il rockabilly, si odorava pure sporco dei whisky, il floor, sbratto, no scherzate, super barbershop, super pulito, super clean, però era quella l'impressione scenica. Sì. Ok. Cioè, ti doveva dare l'impressione tipo la pulizia è normale che tu entri dentro un barbershop, è super pulito e curato, però la scena è il rovinato, il rusty che è tipo uno shabby chic senza il bianco. Ok. Cioè quel rusty, quel che non è un industrial, po' il grunge. non è industrial, perché industrial è tutta un'altra cosa, tubature, legno e cavoli vari. Noi di legno c'avevamo il pavimento e basta, poi c'avevamo pezzo di pavimento di un colore, un altro pezzo di pavimento di un altro colore, poi una villa un altro colore, un muro di un colore, tutte foto a cazzo di cane, quelle che ci piacevano, collezionavamo anche arte, foto, però no, in effetti collezioni pezzi. Ancora non c'è stava. Ritorniamo. È collegabile, ma perché alla fine si parla di arte, raga. Sì. Cioè, parli di arte, parli di cartoni animati, cioè io c'avevo Brook di One Piece attaccato sul muro permanente, la statuina del Zoro vicino a me. Cioè, quindi guarda come te le pido queste cose, bro, dove vai? Diceva la regia. Comunque l'esperienza barber è molto artistica su questo punto di vista, cioè esprimere la propria arte anche nel contesto, fotografarla anche è bello, perché comunque un po' di ego barber non è sbagliato, avere un po' di ego dentro comunque sia non è sbagliato, come dicevamo prima, il fashion è un ambiente difficile, cioè devi stare in pieno, devi far vedere chi sei, firma subito il tuo lavoro, fa capire alla gente chi sei e vedi che vieni rispettato, comunque sia un lavoro di rispetto. Sì. Un po' si è perso il barbiere nel tempo, il barbiere che ha rispetto e tutto quanto, ormai tutti quanti si mettono le Isis, un paio di pantaloncini cool, io mo c'ho questa di Chicago Bulls, potrebbe andare bene questo cappello, fai in mezzo il trappettino, stai a posto e fai il barber. Però io sono original e lo dico, me lo metti in eco, io sono originale e lo dico, se può fare, dai. E tanta gente comunque ha seguito l'onda e ora sta diventando un po' voglio la sneaker che costa, che poi me lo metto un giorno e poi la rivendo su StockX perché non c'è una mira che piagne. Figo. Te ste meglio. Sì. Oggi proprio socialmente sono un bastardo. C'ha queste zacchegnate. Sì. A me piace pensare che ogni volta che dice una cosa di sta pensando a una persona specifica. C'è una persona ma mi fido, però perché ma creiamola noi questa persona. Perché lo sai che è la cosa bella? C'ho amici che fanno questo, quindi dice voglio pure bene. Vabbè, certo. Ognuno fa il suo, però è bello pure percularli in queste situazioni. Sì. Perché non è che rovinano l'ambiente, lo distruggono proprio. Io pensavo fosse una cosa, no, non è che gli fanno male, è che fanno un sacco male, proprio l'ammazzano. Sì, perfetto. È una merda. Assolutamente. Gabriele. È una merda, fa schifo al cazzo. È un lavoro particolare comunque sia, colleziona sneaker, spendici soldi, magari ti si rompe la macchinetta, però c'è la sneaker figa, capito? No, non era riferito a nessuno. Sì. Però sì, fa schifo. E quindi avevo pure un'immagine da barbiere, mo giochi a parte. È bello per me avere pure un'immagine da barbiere, comunque sia. Sì, compra da sneaker, però poi non la rivende su StockX numero 1. Tientela, usala. Ehi Gabriele, siamo quasi alla fine dell'episodio. Esatto. Ma il nostro ospite è scomparso.
No, sto qua. Oh. Beh, bello. Come so io. Bello. No, ma che è quello? Oh, questo so io. Sei tu? No, non so io. Sei Questo tu? è l'Elbon, ragazzi. Ma io leggo un handle qui. L'Elbon. Qua lo Smonto metti, lo tutto. scrivi in grosso. Sì, lo scrivo da qualche parte lì. Lo Eccolo. facciamo vedere di qua. Bello, bello, adesso rimane lì. Adesso se ne va. È andato via. Non c'è più. Comunque sia, stiamo quasi finendo questa puntata di Organicast, il cast che fa podcast. L'unico cast cast organico che fa il podcast. No, l'unico cast che fa il podcast. Beh. Ma questa è una cosa mia, poi voi la dite come mi pare, giustamente. Ma cioè, sì, l'avete creato voi il podcast. Sì, cioè. Ma ogni volta lo cambiamo, quindi va bene. Sì, Sì. È la prerogativa nostra. Vabbè, si parla pure di Olimpiadi sti giorni. Sì. Ok, è interessante. È interessante. Non pensavo di tirato. andare in questo. Fitness, perché far fitness è buono, Giulio? Aiuto, Perché io non sono preparato a questo. Poi dopo, quando vai a farti il vaccino, non ti dicono che sei obeso. Ok. La regia è svenuta davvero? Ma li metti i grilli là, Lespi. Stanno un po' tutti zitti. Mi hanno dato una banana per riprendermi. Ma davvero? Non dire che mi ci sono strozzato. Ma davvero sei svenuto col vaccino? No. Ah, Beh, ok. ci C'è solo un perdi ragazzo tempo. qui che è svenuto col vaccino. E te, il ragazzo in quarta fila là in fondo. Quindi non fatevi il vaccino. No. Non fatevi Ma il questa è una cosa vaccino. gravissima. Questa è una cosa che noi non Perché vogliamo il fare. ragazzo è svenuto col vaccino. Come fate sempre, seguite le televisioni, non Questa fatevi è il una vaccino. cosa gravissima. Ma questa è una cosa gravissima. Io direi di ripartire dalla Sì. domanda che mi No, hai fatto. perché io ho fatto il vaccino. E sei svenuto. No, non so se E allora? andavo molto bene, c'ho avuto un po' di febbrina, poi basta. Vabbè, ci sta. Era una presa per culo il non fatevi il vaccino. Sì. Ho fatto tutte e due, pure. Sì, perché ho fatto Johnson, uno fa una volta e basta. Ah, tu hai fatto il No, io li Sì. sto collezionando, li sto facendo tutti quanti. Tutti e tre. Tutti Ma- e 9. Adesso. Questa qua è soltanto un fun fact che ho letto l'altra sera con Alberto, ci stavamo cazzeggiando. Ok. Biden ha detto che vuole mettere questo bonus di $100 se ti vaccini. Oh no. Ok? E io mi sono immaginato sta scena, ho fatto vabbè, è facilissimo. Andiamo in America, Sì. stato per stato, noi Sì. ci facciamo tipo 6-7 vaccini al giorno. Vediamo che succede. Che muori prima. Vabbè, Vabbè, no. ti scoppia un polpaccio sicuro. Cioè, non so che... Però, Implodi su te però stesso. 6-7 vaccini al giorno, ti sono ti 700 scoppia euro il al giorno. polpaccio. Ti scoppia il polpaccio. Perché il polpaccio? Perché non lo so. Però è bello pensare che ti fa il vaccino e ti scoppia il polpaccio. Sì. Cioè, Prima mentre prima ti scendi le scoppia il scale. polpaccio, poi ti arriva, che ne so, un ictus o qualcosa del genere. Mentre scendi le scale. Sicuramente un'overdose ti arriva, c'è qualcosa. No? D'ora. Sicuramente. Questa è un'altra JoJo reference. Ma questa è per caso una JoJo reference? sì. Una yo-yo referenza. Io. No. No, No. Stiamo degenerando. Sì, stiamo sì, degenerando. sì. Comunque Perché sia, siamo verso la fine. chiudiamo verso la fine, chiudiamo il barbering in poche parole. Allora, essere un barbiere è bellissimo, è una merda. Perché Fa schifo al cazzo. sì, perché se non sei capace, sei una pippa, ovviamente, cioè non c'è sta un'altra situazione. Se non sei capace, Non sei capace. sei una pippa. Eh. No, sei una pippa. Ah, ci sta. Se sei capace, sei una pippa per gli altri comunque, perché sono gelosi di quello che fai. Molte persone è così, quindi sei una pippa comunque. Quindi fai il barbiere, fai la pippa per te stesso, diventa una pippa per te stesso, lavora per te stesso, crea il tuo stile per te stesso e ama il lavoro per te stesso. Poi dopo curi il cliente e curi quello che dicono le persone, ma fallo per te stesso, perché è un lavoro bellissimo, è una dedizione che inizi da quando sei piccolo e la porti su quando sei grosso, la inizi quando sei grosso e la porti finché muori, ma è veramente un bel mestiere. Regala arte, puoi creare un barbershop che fa anime, che fa quello, che fa quell'altro, soltanto colori, c'è una gran panoramica e se vi interessano i soldi, sì, si guadagnano i soldi ad alti livelli, quindi ad alti livelli di barbering si guadagnano i soldi, si sta bene e comunque sia un lavoro che c'è sempre a che fare con artisti. Grazie a Organicast per questo podcast con il cast. Che fa podcast. L'unico podcast con il cast. Wow.